Sedili Sedili 400. 100, Specchietti 43. 43, Pistoni 100. 100. Sikaflex Sikaflex. 1000. Vabbè ragazzi, stiamo facendo i conti perché Se ne sono andati quelli. adesso li riporto in banca, li ho prelevati solo per fare la puntata. Bene ragazzi, oggi facciamo di conto. Anzi aspetta, Cioè? oggi facciamo di conto. No, ma la professoressa rompi. Aspetta, guarda che ho anche la lavagna, se vuoi scrivo quale cose. La vedo lunga oggi, ma veramente lunga oggi. Vabbè, facciamo di conto, quello che non avrei mai voluto fare. Guarda un po' quanta roba abbiamo qua. Vedo il nostro fornitore di fiducia. Sì, perché in realtà la maggior parte delle fatture sono sue, tantissime altre sono online, non sono stampate. Dai, adesso facciamo un attimo il punto. Vengo di lì e poi mi spieghi. Tanto gli occhiali sono miei, li prendo io, che sennò questo video non si fa niente. Tu pensi di fare il professore? Io sono il professore. Vi ho insegnato fino adesso, ditemi il contrario. Non Sì, so. ma i numeri chi è che li sa? Io spendo solo. Avete capito sia dal titolo che dal block notice che dagli occhiali. Andiamo a fare di conto come si diceva una volta. Io metto gli occhiali perché sennò non riesco a vedere niente. Marina spiega. È arrivato finalmente il momento di fare i conti di quanto abbiamo speso per ristrutturare tutto il camper. È una domanda che ci avete fatto tantissimo, ce l'avete fatta già dai primi video. Preferivamo arrivare alla fine dei lavori per avere una panoramica completa di quello che abbiamo speso in tutto il progetto. Perché questo? Perché abbiamo deciso di separare i costi per argomenti. Quindi in questo video cercheremo di spiegarvi quello che abbiamo speso per ogni singola parte del camper. Questo video serve per darvi la possibilità di scegliere una parte, mettere i prodotti che vuole e fare le cose che vuole. Abbiamo diviso così a punti per cercare di agevolarvi nelle scelte. Anche perché abbiamo pensato, se vi dicessimo, ragazzi, abbiamo speso 100.000 euro di materiale. Cioè, è chiaro che la gente dice, no, vabbè, Che coglioni, scusa, cioè, 100.000 euro è veramente tanto. è un numero X a caso, giusto per dire. Però è chiaro che se io vi dico un totale, voi mi dite, quanti soldi, è impossibile arrivare a quella cifra, io ristrutturerei con 3.000 euro, io faccio tutto. Sì, si può fare tutto, eh. Poi Sì, non è no. così, anche noi avevamo un'idea di un prezzo. Abbiamo leggermente sforato quello che pensavamo. Sì, leggermente. Però è vero anche che una cifra grande si raggiunge facendo acquisti piccoli, ragazzi. Continuate a spendere 20 euro, 30 euro, 40 euro, poi si arriva comunque ai 1.000 euro. Vabbè, ma diciamo che le considerazioni finali le facciamo alla fine. Punto numero 1. Lavori di meccanica iniziali per danni noti. Cosa significa questo? Che sono stati dei lavori fatti per delle problematiche che conoscevamo già sul camper, quindi le uniche che ci sono state dette dal vecchio proprietario. In fase di valutazione, quando l'abbiamo comprato, Sapevamo che era c'erano bollato quelle. da un lato e aveva un travetto rotto sotto di ferro, Sì, ok? come traversina. E la luce della retromarcia. Allora, quindi luce retromarcia, 8,64 €. Niente di che, ho cambiato una lampadina e ho messo quella col cicalino. Meccanico, che gli ho fatto cambiare tutti gli oli, tutti i filtri, olio differenziale, insomma, tutto quello che potrebbe essere manutenzione, 355 €. E poi il carrozziere, che è stato quello un pochino più tosto, perché oltre al bollo sull'angolo e altre 2 o 3 piccole rigature, e ce ne sono tante altre, gli ho detto lasciale pure, gli ho detto ok, fai tutto il fondo. Il fondo vuol dire mettere catrame, che poi non è catrame, una volta si faceva così, diciamo una sorta di protettore, ma prima va levato tutto l'ossido, va pulito, va tolto la terra, insomma rendere sul pulito e poi fare queste verniciature. E in più ovviamente ha cambiato sotto un travetto, che è venuto un artigiano, ha rifatto questo travetto che era in ferro, che era ossidato, era rotto. Forse nei primi video si vede. Il totale del carrozziere è 1.500 €.
Quindi abbiamo speso per questi danni di cui sapevamo l'esistenza 1.863 euro. Così, pam pam, subito i primi 2 giorni che avevamo il camper. Esatto. Oddio, diciamo che rifare il fondo vuol dire salvare per il futuro il camper. Lavori imprevisti per danni nascosti. Questo capitolo l'abbiamo chiamato così perché, come sapete bene, abbiamo trovato diversi danni nascosti durante i mesi di cui non sapevamo nulla e che ci hanno costretto ad affrontare delle spese, piccole o grandi che fossero. Questo è, diciamo, il problema che quasi tutti quelli che comprano un camper hanno, nel senso, saltano fuori infiltrazioni, cose varie. Iniziamo. Allora, cosa ci abbiamo qua? Pavimento marcio, quindi legno, pannelli, travetti, insomma un po' di materiali così di carpenteria, 157 euro. Neanche tanto. La gomma liquida che abbiamo dato sotto per proteggerlo in un eventuale futuro allagamento, 45 euro. La schiuma espansa, che ho usato per coprire dislivelli e tappare buchi dove non ci arrivavo, 11 euro. La copertura del vinile che avete visto, 60 euro. I listoni che abbiamo messo nel pavimento su tutto il camper, 130 euro. Abbiamo fatto rifoderare i sedili perché ci siamo accorti, togliendo, giustamente quando ci vive uno non è che puoi andare lì e dire scusa e apri i coprisedili, erano distrutti. Quindi abbiamo dovuto rifare i sedili, sono costati 400 euro, però li abbiamo fatti in pelle nera, che insomma sono un bijou. Poi cinture di sicurezza perché giustamente ricordate che mancava una e vabbè, cioè, ok? Ragazzi, ok, io non lo vado a valutare quando compro qualcosa, però che manca un gancio di una cintura, vai per cambiarlo, non la trovi, quindi cambi tutte e due e va bene anche per la sicurezza, visto che poi uno di quei rotoli era rotto, quindi va bene così. Altri 67 euro. Poi la pelle bianca per gli armadi, perché non abbiamo visto che dietro la pelle era rotta, schiacciata, quindi mancava, quindi abbiamo comprato una pelle e questa è costata la bellezza di 24 euro. Poi i specchietti, quelli li avevo visti, ma non pensavo erano così rovinati, comunque in una eventuale revisione non passano. 43 euro, non abbiamo neanche speso tanto. Poi abbiamo riparato la frizione, ce l'abbiamo fatta ragazzi, però è costata 595 euro. Grazie. E poi i pistoni del basculante, che non abbiamo ancora messo ma sono arrivati, sono 100 euro. Verificate bene il mezzo che state comprando, questo tipo di spesa non vi capita, perché sono spese per danni nascosti, per quello le abbiamo chiamate così, cioè non mettetevi in preventivo questi soldi se avete controllato bene il mezzo. Probabilmente è la nostra inesperienza, anzi la mia, perché poi Maria non capisce già un cavolo di suo, quindi diciamo la mia inesperienza, mia colpa. Totale dei lavori imprevisti? 1.632 euro. Così vuole. Capitolo numero 3. Il tetto. La vogliamo considerare una manutenzione ordinaria, perché cambiare la gomma e risiliconarlo e riimpermeabilizzarlo è una cosa che comunque va fatta ogni tanto. Ogni 3-4 anni le siliconature sopra vanno controllate, eventualmente rifatte, quindi è qualcosa da mettere comunque sempre in conto. Diciamo che è stata la prima cosa che abbiamo fatto ed è quella che volevo fare subito perché per evitare infiltrazioni, quindi danni dopo, quindi il tetto sopra adesso è preciso, perfetto. Abbiamo anche passato un tornado qua a Marbella e non è entrata acqua. E non è entrata acqua, e quindi l'abbiamo già subito testato come si deve. Cosa abbiamo speso per il tetto? Silicone liquido e vari Sikaflex, 50 euro. Vernice todoterreno, qui la chiamano, che è una vernice aggrappante che va bene per qualsiasi superficie, devo dire, bella resistente, 35 euro. Il Turbovent, quello che abbiamo qui sopra la testa, che diciamo l'ho voluto io, uno può anche non metterlo se vuole, però ho dovuto ridurre il buco da 50 a 40 cm, vi lascio magari qui sopra il link di quando l'ho fatto, ed è costato 204 euro. Comunque il Turbovent ve lo consigliamo, magari se non volete prenderlo della Fiamma che costa 200 euro, magari di qualche altra marca, ma il ricircolo dell'aria interna, se non ce l'avete già, mettetelo, perché nei climi caldi è utile. Sì, piastra in metallo, proprio per ridurlo ho dovuto prendere una piastra in alluminio per, diciamo così, rafforzare quello che è la parte buco. Quella purtroppo non l'ho trovata qua spessa così, è arrivata dall'Inghilterra ed è costata 65 euro. Bini, per un totale di 354 euro. E stica. Passiamo al capitolo numero 4, passiamo a una cosa consistente. Quanto abbiamo speso per trasformare tutto il camper gas free, quindi qualsiasi cosa che riguardi l'elettricità
per elettrizzare il camper. Quanto abbiamo speso per questo settore elettricità? State seduti perché è il più pesante. Sì, premesso, uno compra camper, va bene così com'è, questi sono soldi, non li spende. Questa è una spesa che noi abbiamo fatto perché abbiamo voluto essere casperi, come diceva Marina. Ed è costato anche perché non abbiamo badato a spese, nel senso che abbiamo scelto quello che oggi è considerato quasi tutto il top di gamma. Con l'idea appunto di andare in giro, la Victron la trovi in tutto il mondo e quindi noi abbiamo scelto Victron. Detto questo, batterie, grazie a Ola Litio, 1208 euro, che ovviamente abbiamo speso molto poco, quindi 2 batterie da 200 Ah l'una, litio ferrofosfato. Pannelli solari e supporti dei pannelli, 761 euro. 3 pannelli. 3 pannelli da 200 watt, tecnologia per, insomma tutto quello che avete sentito dall'altro lato, quindi buoni. 3 apparati Victron, che sono i vari che avete visto, 862 euro. Costano quasi 300 euro l'uno, sti cosi. Il monitor sempre della Victron, 216 euro. L'abbiamo separati perché uno sono le cariche e l'altro il monitor. 2 inverter, ok, 554 euro. Anche questo, se lo comprate cinese, potete spendere la metà. Poi noi ne abbiamo 2 perché uno è da 3 kW per tutto l'impianto e uno è da 1 kW solo per il frigorifero. Quindi è una scelta comunque, nostra. esatto, mi può servire da backup in caso si rompesse quello grosso. Comunque una 220 riesco ad usarla. Cavi, canaline, fusibili, tubi, prese, tasti, tutte quelle che sono minuterie, switch e quant'altro. Tutto quello che insomma che avete visto che sta attorno per fare l'impianto elettrico. esatto, però cioè, tanta roba. Però sono 486 euro, perché non sembra, ma un calcolo di fusibile a riarmo sono dai 15 ai 25 euro. Ma anche i cavi quelli di grosse sezioni, cavi, cioè, esatto, costavano 30 euro ogni cavetto da cavi della batteria. Grazie che Marina ha trovato una società qui in Spagna che te li fa su misura, crimpati già con i crimpi che vuoi tu, ottimo. Però costano. Okay. Poi sensori dei serbatoi, perché ho dovuto cambiare vari sensori che sono qua, delle acque grigie e acque chiare, più il monitor sempre dei sensori, altri 62 euro. E poi le luci, striscia LED, faretti, farettini, insomma di tutto di più, 258 euro. E poi l'abbiamo messo in questa categoria qua perché diventare gas free vuol dire non avere più la truma, vuol dire sostituirla con un cinebasto. Il cinesino con i suoi tubi, 185 euro. Quindi questo compartimento totale elettricità, Ping! 4.592 euro. Stica per 2 volte. Numero 5, la cucina. Premessa: quando volevo fare la cucina ho detto non la faccio io, la porto da un falegname, me la farà lui, che 200-300 euro. Gli ho chiesto e il momento il legno glielo davo io. Mi ha chiesto 1.250 euro più IVA. Per fare il mobiletto sotto, senza elettrodomestici e senza il top. Ed è per questo che si è cimentato anche in questo, Mauri. Ha fatto anche lì la cucina da zero. Quanto è costata sta cucina? Adesso vi faccio i conti. Allora, partiamo. Lavandino, che comunque avrei dovuto metterlo perché glielo davo io al falegname. Vabbè, lasciamo perdere. 95 euro. Falegname. Fornello, stessa cosa. 110 euro. Induzione, buona. Ce ne sono anche di più cari, comunque. Rubinetto, 59 euro. Però una chicca, perché come avete visto, sposti, riempi, multiuso. Doccia. Frigorifero, 208 euro. Ragazzi. Con la consegna a casa. Esatto, sì. L'avevamo anche trovato meno, ma era esaurito e dovevamo aspettare dei mesi. E non avevano il freezer, invece il nostro ha proprio un freezerino ben coibentato, piccolino, separato. Sì, dedicato con la sua porticina, eccetera. Poi pompa pozzetto, che è stata la soluzione per lo scarico delle acque, 57 euro. Il top della cucina, il top e i vari insomma tavolo e questo dove ci è appoggiato qua, i 2 tavolini, 200 euro, che è un faggio lamellare buono, pesante e resistente. Legni per la struttura della cucina, 72 euro. La Paulonia, che non so se avete visto. Paulonia. Paulonia? Si dice quello, che tu non sai, ma che lei non sa le lingue. Quando io non so le lingue, quindi io non so le pronunce. Si dice Paulonia, a parte le battute, gli scherzi fra me e lei, 91 euro. E fino bene perché legno leggero che stanno iniziando a utilizzare adesso per le camperizzazioni. Poi guide, tubi, raccordi, zanzariere, tutto quello che serviva per mettere minuterie, piastrelline, quelle appiccicate, eccetera, eccetera, 98 euro. Quindi dici, ma sì, cosa vuoi che costano? Un
coso, Vabbè, anche i 20 tubi euro. di scarico dell'acqua costano comunque, Sì, vabbè, vabbè. 98 euro, poi Poi il colore per verniciare, che tu dici, di spendere un botto di soldi, no, 30 euro. Niente. sì, la latta che abbiamo usato per la cucina erano giusto 3 antine, poi Esatto. abbiamo speso dell'altro colore per il resto ma Comunque, a prescindere da tutti gli elettrodomestici che non c'erano, quello là mi ha chiesto 1200 euro, qui abbiamo speso? di materiale di legno 180 euro, ok? Ma dov'è che lo dici? 180 euro. Ah, sì. Ah, ok, giusto, sì, ma il totale? 1020 euro. Ah, Con gli ping, qua, 1020 euro, quello 1200 solo il legno. E il legno era 180. Ragazzi, chi fa da sé fa per tre e risparmia pure. Capitolo numero 6, ne parliamo brevemente. Il letto, ok? Il letto basculante, noi abbiamo fatto delle modifiche a questo letto basculante per ingrandirlo un pochino, ma se voi non siete Vabbè. oversize come noi, ci potete stare in un Parla per letto te, normale. non lo so. Deve parlare di mio. Non è obbligatorio ingrandire il letto, cioè noi abbiamo messo del legno, una tavola di legno per ingrandirlo e quindi anche il materasso è nuovo, ma lì La spesa più grossa è stata il materasso, però il materasso ce lo siamo voluti far fare su misura. Oddio, quelle misure le trovi, però diciamo ridurre gli spazi e avere un materasso che sostiene il mio peso sostanzialmente. cosa avevo detto io? Ma io se lo dico è diverso, vedi, tu non offendi. Comunque dai, a parte gli scherzi, 50 euro il legno per allargare quei 20 centimetri e 350 euro il materasso. Multistrato, memory, durezza, non mi ricordo tot al chilo. Vabbè, Quindi 400 euro per modificare il Ping. nostro letto. Che Vedete voi figa. ragazzi, se avete un letto decente, basculante o un altro letto in coda grande, non dovete mica farlo per forza. No, Parte numero 7. to the chess. Il bagno. Ragazzi, il bagno, come sapete, nel bagno abbiamo fatto diversi lavori ed è una delle parti più complicate della nostra ristrutturazione. Sì. Quindi ora state ben attenti perché vi spieghiamo bene che cosa. State ben attenti. Non c'è cazzi. Luigi, che se ne sta andando. Guarda. Luigi al posto. Mirko, siediti. Pippo, che sei all'ultimo posto. Pippo, sei all'ultimo posto, dai, vieni avanti. Interrogato. Che miseria, cacchi tuoi. La prima parte che abbiamo dovuto rifare è stato un pezzo di pavimento che anch'esso era infiltrato, fatto in vetroresina. Vai. Leggi. Vai, pavimento in vetroresina infiltrato, legno pino 15 euro, vetroresina 61 euro, kit, vernice 17 euro, piastrelle, pareti più profili 113 euro, corretto, quindi probabilmente o era di più o era di meno. Insomma, tutte le cose per fare il contorno, pareti e pavimento, insomma questi sono i prezzi. Poi abbiamo comprato il VC Separate che aveva visto, quello che separa solidi, liquidi, gassosi. E gassosi ce la vende, non ci avevo mai pensato. 523 euro, che non sono pochi. Poi lavandino 10 euro, rubinetto 26 euro, luci 32 euro, che sono gli ammennicoli che ci sono attorno. Silicone, 5 kg di silicone. Sì, perché abbiamo rimpermeabilizzato tutto. Esatto, quindi. perché noi abbiamo dato appunto il silicone sotto tutto, proprio per farlo con un acquario praticamente. Esatto. Colla varia che ci è servita per non mi ricordo che cosa, ma una colla 7 euro, cioè se neanche la colla, figurati. Che vita faccio ragazzi, però va bene. Legno per il mobile, 28 euro, sifoni e tubi, 20 euro. E qua diciamo che abbiamo finito un attimino quello che è l'allestimento del bagno in sé. Poi c'è la doccia, piatto doccia 160 euro. Qua mi fermo perché potrebbe venire giù qualcuno e dirmi potevamo basta. Aver speso 800 euro per un piatto di acciaio che ci volevano sfilare qui. Non è tanto. Non è molto, però sicuramente era più sicuro, scusate il gioco di parole, quello in acciaio, perché è una vasca unica. Però comunque la possibilità e il rischio maggiore dell'altro. Cioè, detto questo, va bene così, è anche carino. Poi il doccino, quello nero, in plastica, 37 euro, che pure in plastica costa un botto. E non mi piace il tubo perché rimane troppo rigido, quindi lo cambierò. Il rubinetto della doccia, 10 euro. Un affarino così, ma molto carino. Difficilissimo da trovare, oltretutto. Poi tutto il sistema della doccia, quindi la tanica, i connettori, i vari raccordi, i supporti, i tubi, insomma tutte le varie cose che avete visto nelle varie puntate. 150 euro totali. La resistenza, la sonda,
di temperatura, quindi quello che puoi regolare appunto la temperatura, 52 euro. Pompa, filtri, prefiltri, sterilizzatore, eccetera, quello che Per il riciclo dell'acqua. per il ciclo dell'acqua, quello che costa insomma Che sostanzioso, costa. 317 euro. Ok, sono tipo 5 filtri, lo sterilizzatore, cioè nel senso, non sono spese enormi. Per solo il riciclo il totale è 520 euro. Se volete farvi il riciclo della doccia con una tanica Sì. di quelle di plastica come abbiamo preso Sì, noi, sì. comprare i connettori, i tubi Sì, e quindi i piatto doccia, filtri, quella roba lì non serve a sui niente. 500 euro, ok? Che è una bella soluzione per poter avere insomma acqua, non sprecare, insomma tutti i discorsi che abbiamo già fatto prima. Però il totale di tutta Di questa tutto spesa il è... bagno per noi è stato 1628 euro. Quindi se uno vuole rifare il bagno ma non rifarsi la doccia, più o meno siamo intorno ai 1000 euro. Se invece vuole fare il bagno, doccia con il riciclo eccetera, insomma il prezzo non è neanche molto. Calcolate anche quale water scegliete, perché comunque anche il water incide molto, Se Sì. sono 600 euro solo di water. Numero 8, parliamo della decorazione degli interni. Dove io sono diventato scemo con sto cacchio di grigio. Il mio disagio ancora oggi è Se questo. sei tu che cerchi i grigi dappertutto Sì, adesso, va ragazzi, bene. dovreste vederlo in Allora, grigio. zitto, andiamo avanti. Tende 166 euro. 3 cuscini nuovi 170 euro, perché quelli vecchi avevano i culo sudati di 40 anni, si distruggevano tutti. Sì, si erano rotti. Ok. Facevano veramente schifo. Stoffa per cuscini e fili 234 euro, perché questa stoffa grigia costa un botto. Ma ragazzi, abbiamo comprato tipo 16 metri di stoffa, Ho capito. cioè a 8-10 300. euro al metro lo dovete pagare, non è che meno di così non Quella bellissimo 1,5 metri di carta da parati, che è arrivata anche quella dall'Inghilterra, 53 fottutissimi euro è costata. Guardami in faccia. 53 euro. Sì. Una carta! Pazzesco, come direbbe il nostro amico Molteni. Sì, ma dico no, però se vuoi, Magari vostro amico. se vuoi intervistarci e farci aumentare i follower, grazie. Poi lavagna per porta, 27 euro, quella dell'ingresso. Non è molto, però insomma. Vernici e primer vari Per tutti per tutto il camper. Quindi queste qua, le pareti, il queste qua, soffitto, queste le qua, antine, insomma. tutto. 216 euro, ce n'è, ragazzi. Poi, ovviamente, abbiamo fatto i sedili. Non vuoi anche rifare la moquette? 200 euro. Beh, non è stato molto, è stato veramente onesto. Cioè, tutto il lavoro che ha fatto, non neanche la manodopera costava così poco. Era proprio brutta, prima dovevamo, insomma... Totale? 1066 euro per queste decorazioni. Tac. Passiamo al numero 9. Siamo quasi alla fine, eh? Questo capitolo numero 9 che si chiama Serie di oggetti visti da voi nei video precedenti ma superflui, ovvero accessori. Che pippone. No, dai, allora sono degli oggetti che realmente non sono obbligatori, non servono, ma li avete sicuramente visti in qualche puntata prima, perciò ci chiedereste sicuramente. No, molti ce l'hanno già chiesto. No, sono tutti quei gadget vari che abbiamo messo, che uno non serve, però noi ve lo mettiamo dentro per serie, abbiamo speso anche quei soldi, ecco. Se volete proprio sapere per curiosità quanti Veloce, soldi abbiamo sborsato, veloce, che si stanno già annoiando, veloce. leggi. Retrocamera, 140 euro. Tac, wifi, guardi indietro, sbatti contro il muro e butto via 140 euro. Per niente. Dashcam, sbatti davanti, 161 euro. No, quello serve un'ipotetica, e speriamo di non usarla mai, segnalazione con la, insomma, per far vedere che hai ragione tu, ecco. TPMS, per tenere sotto controllo le gomme, temperatura e pressione, molto importante, ma costa veramente poco. Attacchi al accendisigari, 4 pippoline da mettere sulle Ma ruote. l'hai già spiegato nel video. Tu Beh, devi faccio solo faccio un recap perché chi non l'ha visto questo torna indietro lo va a vedere. Esatto. 69 euro. Anzi, invitate anche gli amici quando dovete tornare indietro. Fari aggiuntivi e LED che a noi ci servono tanto nelle notti oscure, 30 euro. Niente. Supporto cellulare. Questo potevi anche non metterlo comunque. 15 euro. Hai messo, hai fatto vedere. Capito, su 15 euro. Vabbè. Ho cercato di mettere tutto, ma non ho messo tutto comunque. Proiettore. Che qualcuno di voi l'ha già comprato e lo so perché mi ha chiamato. 397 euro, costa un bozzo, sì è vero, però è l'unico, attenzione, adesso alta qualità, sonoro e spaziale perché Sì. è dell'Harman Kardon, ma è l'unico che ha 1,30 m, ti fa uno schermo da 50 pollici nitido,
perché ce ne sono molti che li abbiamo provati, infatti ne abbiamo presi 2 o 3 e li abbiamo mandati indietro. Esatto. A 1 metro, 1 metro e mezzo non lavoravano, erano sfocati. Sono sfocati, dovete stare attenti a questa cosa. Esatto. Se avete più spazio a disposizione, prendetelo pure che costa anche meno, perché tanto proiettano benissimo lo stesso, ma Esatto. dovete avere almeno 2 metri. Se Esatto. avete meno di 2 metri, attenzione, questo qua è quello che fa per voi. In un camper qua noi avevamo 1,30 m se non sbaglio ed è l'unico che trasmette a corte distanze. Esatto. Cerchi spoiler, mai fatto Dillo fare alla uno fine, spoiler. dillo alla fine. Ormai, Vai avanti. ormai no, dai, glielo dico. Non l'avete ancora visti? Ma I cerchi. i cerchi che noi abbiamo fanno cagare. Però siamo riusciti a trovare i cerchi originali della Mercedes, quelli che andavano qui sopra. Ma li vedrete. Li monteremo in viaggio, ragazzi. Se vanno bene perché non li ho ancora provati comunque. Poi ragazzi, profili, gomma, porte. Anche questi dobbiamo montarli ancora. Ah, vero. C'è la porta che Ah, ha vero, la vero. guarnizione col profilo tutta rotta, Sì. ce l'abbiamo e la E monteremo. questa non esiste più, sono riuscito a trovare, se non sbaglio, 10-12 metri in Germania. Poi un'altra cosa che monteremo in viaggio è il riducirumore. Lo vedrete perché lo monteremo comunque viaggiando, appena un attimo di tempo. Mi serve per elevare calore e rumore dal vanomotore, perché il vanomotore è praticamente di fianco alla mia destra. Quella che abbiamo in mezzo alle gambe noi. Che è Quindi... una stufetta praticamente. Esatto. Poi ben 30 euro, 30! Luci solare, quella da cinese che abbiamo attaccato Esterne. esterne che si accendono mentre passi. Per un totale di ammennicoli vari? 1114 euro. Niente. Ok. Per divertirsi è niente. L'ultimo capitolo di questo video vi vuole dare un'altra indicazione. Parliamo degli attrezzi da lavoro. Allora, Sì ragazzi, non tutti, almeno io sì, qualche attrezzo da lavoro, qualcuno si è anche rotto, l'avete visto, ho dovuto cambiare tipo l'avvitatore. Fossi stato in Italia avevo tutti gli attrezzi che volevo, qua no. ne Perché abbiamo dovuti comprare un bel po'. sega circolare, scale, insomma, anche la scala. E... di diverse cosette. E poi anche tutto il materiale consumibile, come lo possiamo chiamare. Sì, le punte, le tutto quello che si è trapano, rotto, sì, la ma è carta vetro, consumabile. innumerevoli angolini. Che se uno viti. è il re del fai da te, questa cosa non le spende. No, ma noi abbiamo speso 700 euro. Però c'è anche da dire che tanti di questi attrezzi ci sono rimasti, non è che tutto l'abbiamo consumato, ecco. No, anzi, Abbiamo un bel po' di sì. magazzino, ecco, adesso. Molte di queste attrezzature me le porterò dietro. Uno, perché magari sono modifiche o cose che devo fare perché magari si rompe, spero di no, mentre viaggiamo. E 2, perché finiti i soldi mi metto a fare qualche lavoro per gli No, altri. però possono sempre essere utili. Esatto. Allora, quindi siamo arrivati alla fine. Possiamo sommare tutte queste categorie e siamo arrivati. Il prezzo ve lo diciamo, però voglio fare una considerazione. Alcune cose si potevano fare, le abbiamo aggiunte noi, la qualità può essere un po' più alta, un po' più bassa, ognuno può spendere più o meno soldi, può fare più o meno modifiche, il camper perfetto non esiste, ma ognuno se lo cuce addosso. Noi ci siamo cuciti questo e abbiamo speso questi soldi. Volete saperlo allora quanto abbiamo speso, no? Secondo me qualcuno ha già tenuto pure il conto con la calcolatrice mano a mano che li Sì, dicevamo. ma noi abbiamo falsato alcuni numeri così non avete capito. No. Allora, il totale di quello che vi abbiamo appena detto è 14.369 euro. Ah, sti cazzi. Eh, dopo ti do due biscottini per Certo, indolcire. sì, aspetta, fuori di questo c'è il costo del campo. Questi soldi comprendono solo il materiale che vi abbiamo appena detto, ok? La manodopera? La manodopera è sua, l'ha messa lui. Allora, calcolo così spannometrico. Quanto prendi allora? Tanto. 6 mesi di lavoro, ok? L'ho fatto caldo, freddo, non ho il capannone, alcune ore sì, alcune ore no. Diciamo che potevo lavorarci 2 mesi. Taglio per 3. No, non ce l'avremmo mai fatto in 2 mesi, neanche se avessimo avuto il capannone. 2 mesi, 8 ore al giorno col capannone No. ficcato lì. Ci avremmo messo come minimo 3 mesi o 4. Vabbè, 3 mesi, stiamo corti. 3 mesi, 8 ore al giorno per 5 giorni alla settimana. Vabbè, spanometricamente facciamo 500 ore di lavoro totali. Quanto prende oggi un operaio di un... Fai per 30 euro. Ma stando qua basso. Forse 40 all'ora prendono. Vabbè, 30 euro per 500. Vabbè, sono altri 15.000 euro che bisognava dargli di manodopera. Questi sono i nostri calcoli, poi sicuramente ci sarà qualcuno che va a dire no, io l'ho fatto meno, no, io l'ho fatto di più, sì avete ragione, non avete torto. Sicuramente mi sarò dimenticata di inserire qualche spesa che non ho considerato. Per dovere di cronaca diciamo... Ok, abbiamo comprato anche il camper. Cosa è costato il camper? Premessa, un periodo molto particolare. Prezzi di camper sparati alle stelle. Seconda premessa, il camper era già qua in Spagna. Almeno 1.000 euro di viaggio risparmiati, forse anche qualcosetta in più. Terza premessa, non me lo ricordo.
Terza premessa non c'è, la premessa è che avevamo un budget di 10.000 euro. Abbiamo sforato anche quello. Comprate un camper che vi vendono come originale, Ex Rolls Royce sì, nel mercato. e comunque era funzionante questo camper. Ah, ho trovato nella ristrutturazione quanto costava questo camper, cioè, quanto l'hanno pagato In lire? in lire, ed erano 59 milioni. 49 Milioni di milioni lire. Quindi Negli mal contate 80. 25.000 euro. Sì. Mal contati. Insomma. Vabbè, ma con l'inflazione, cioè, 25.000 euro nell'80 è erano come soldi, oggi È come oggi 150. 200.000. Boh, non lo so. Non lo so. Vabbè, non so cosa si faceva. Vai, fate voi i calcoli. Vai, insomma, quanto l'abbiamo pagato? 12.000 euro. Pam! Abbiamo considerato di spendere più di quello che avevamo di budget proprio perché il camper era già qui in Spagna. E poi ragazzi, no, aspetta, io ne ho visti altri che erano sinceramente messi peggio. Ho visto chassis piegati e li vendevano 10-11.000 euro. Bene, io sono contento, tu sei contenta? Sì. Alla fine noi abbiamo con 30.000 euro mal contati un camper che ne vale oggi sul mercato molti di più. Ragazzi, un camper con questo spazio interno non c'è, non lo trovi. Noi l'abbiamo fatto a nostro gusto, abbiamo messo le nostre cose e abbiamo speso 30.000 euro che riteniamo essere tanti, sì, perché non sputiamo sopra i soldi, No. ma anche poco, nel senso che oggi sul mercato nuovo con queste caratteristiche qua, Avremmo dovuto spendere tanto. più di 100.000 euro. Tanto. Poi qualcuno di voi me l'ha anche detto, questi sono camper vecchi che si riparano ancora, quelli nuovi sostituisci i pezzi finché ci sono, poi li butti. Quindi, vabbè, basta con l'annoiarvi ragazzi, penso che insomma vi abbiamo dato e detto tutte le informazioni del caso. Se avete qualsiasi domanda relativa a questo video ce lo scrivete qua sotto nei commenti e noi piano piano rispondiamo sempre a tutti. Ok, vabbè, noi vi salutiamo. Ciao ragazzi. È arrivato il momento. Basta con sto nas. Adesso faremo il conto di quante volte ti tocchi il naso e chi indovina il numero vince qualcosa. Te li taglio tutti stasera. Cazzo tagli? Figurati. Parlo io, deve starnutire. Puoi solo scegliere se starnutisco di lì o di qua. È stata già brava. Sì. Cosa abbiamo speso per far diventare mia nonna in carriola? Ho avuto l'influenza fino a ieri. Capitolo numero 6. Ne parliamo brevemente. Aspetta che stop. Perché devi scorreggiare? No, dai. Era solo 3 minuti. C'hai bisogno di un antistress? Fammi le palline da scorreggiare. No, si dice già la mia, non devo fare.